Potremo ancora comprare Bitcoin no KYC? Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi toccheremo un tema che non ci piacerà tanto, ovvero riusciremo ancora a comprare Bitcoin no KYC? Ragazzi, le maglie si stringono sempre di più ed è sempre più difficile trovare servizi semplici che non richiedono KYC. Purtroppo le regolamentazioni si stanno facendo sempre più stringenti e le aziende che hanno come core business la compravendita di Bitcoin devono adeguarsi se vogliono continuare ad operare. Ma non tutto è perduto, anche se specialmente in questo periodo storico dovremmo stare un pochettino attenti e magari dovremmo, cambiare diversi servizi prima di trovare quello che ci soddisfi. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che comparirà durante il video oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora continuiamo. La regolamentazione europea che entrerà in vigore nell'Unione Europea alla fine di quest'anno andrà ad interessare tutti gli operatori che svolgono servizi o che emettono le cosiddette criptoattività. Quindi, in teoria, chiunque voglia emettere un token, ma questo a noi non interessa, o chiunque voglia negoziare cripto sarà interessato da questa normativa. E questo a noi interessa, perché ci ricadono tutte le piattaforme che al momento utilizziamo per acquistare Bitcoin. Se un'azienda vuole operare nell'Unione Europea, dovrà sottostare a queste regole. Qui già notiamo alcune cose simpatiche. Per esempio, aziende come Relai o Pocket Bitcoin non risiedono nell'Unione Europea perché hanno sede in Svizzera, ma i loro clienti sono nell'Unione Europea. Infatti queste aziende fanno promozione attiva nei vari paesi e in varie lingue. Anche le app hanno diverse lingue e quindi è palese che si rivolgono a quella clientela e di conseguenza dovranno sottostare alle regole MiCA, regole che includono l'antiriciclaggio e di conseguenza il KYC. Ricordatevi queste informazioni perché le riprenderemo dopo. Oltre alle regole europee, ogni Stato ha implementato una serie di norme che vanno a definire chi può operare e chi no in un determinato Stato. Per esempio, in Italia è nato l'OAM, acronimo di Organismo Agenti e Mediatori, che sostanzialmente, ve la faccio breve, è un registro nel quale devono iscriversi tutti gli operatori del settore che vogliono operare in Italia. Non riguarda solo le cripto, ci sono anche i compro oro e i cambiavaluta, per esempio. Ma noi concentriamoci sugli operatori cripto. Questa regolamentazione invece tocca direttamente noi, perché l'operatore, ipotizziamo l'exchange di turno, dovrà non solo iscriversi a questo registro, ma dovrà anche aprire una sede in Italia e dovrà fornire anche tutta una serie di dati sugli utenti su base trimestrale. I dati riguarderanno gli utenti attivi sulla piattaforma e sono sostanzialmente i dati personali, il saldo del vostro account e tutti i movimenti nel trimestre. Una quantità di dati notevole. Tutti questi dati poi potranno ovviamente essere utilizzati dalle autorità competenti per eventuali accertamenti. Questo registro è entrato in vigore già da qualche anno e ormai quasi tutti gli operatori più grossi si sono iscritti, ma ce ne sono anche alcuni invece che non lo hanno ancora fatto. Teoricamente però, se non dovessero iscriversi, si vedrebbero oscurato il loro sito in Italia. Ora, essendo che queste aziende sono tutte per lo più online, deve essere dimostrato che io mi rivolgo ad un determinato tipo di clientela, no? Cerco di spiegarmi meglio. Quello che sto per dirvi è un mio pensiero, non è verificato. Ma se vi interessa il tema, magari scrivetemelo nei commenti che portiamo un esperto sul canale e ci facciamo spiegare bene tutto. Allora, se io avessi un punto fisico in Italia, sarebbe palese che mi sto rivolgendo ad una clientela italiana. Ma online servono altri requisiti a mio parere, no? Quello del sito in lingua italiana può essere un esempio, ma se io svolgo lo stesso servizio su un sito solo in lingua inglese e ho sede a Singapore o anche solo in Svizzera e non pubblicizzo il mio servizio con delle inserzioni, come si fa a dire che offro questo servizio agli italiani? Quindi o si oscurano tutti i servizi in altre lingue al di fuori dell'italiano per non farli utilizzare o in alternativa la vedo dura. Dopo questa premessa possiamo quindi dedurre che tutti i servizi che al momento fanno pubblicità in Italia o hanno il sito in lingua italiana dovranno iscriversi all'OAM. Come abbiamo già detto, in tanti lo sono già, tutti gli exchange centralizzati sono iscritti. Relai ha comunicato che si adeguerà al MiCAR
e anche Pocket possiamo immaginare che farà lo stesso, ma non so se effettivamente si iscriveranno all'OAM, anche se, sempre a mio parere, teoricamente dovrebbero farlo, perché altrimenti rischiano l'oscuramento del sito, o dell'app comunque. Ma servizi come il voucher bot, che sono in inglese e non si fanno pubblicità, potrebbero riuscire a scamparsela. Non lo so, questa, ripeto, è una mia opinione. Diciamo che sicuramente diventerà molto complicato trovare un sito in italiano che venda Bitcoin no KYC e che sia semplice come quelli utilizzati finora. Quello che possiamo fare è utilizzare servizi che oggi ci sono finché sarà possibile. Per fare i soliti esempi, Relay, per gli utenti già attivi, è ancora possibile utilizzarlo senza KYC. Per i nuovi utenti invece viene già richiesto. Pocket Bitcoin non ha ancora comunicato niente, quindi fino a loro comunicazione lo si può utilizzare. Il voucher bot ovviamente si può utilizzare. Quello che dobbiamo fare è stare attenti alle comunicazioni che arriveranno di qui a dicembre da parte dei servizi che si utilizzano. In alternativa si possono utilizzare servizi come Odeload, Bisq, RoboSats, ma qui è necessario studiare un pochettino perché il livello di complessità si alza. Ma attenzione, questo non vuol dire che sono complicatissimi da usare, significa solo che sono strumenti diversi che vanno approfonditi un pochettino e credo che in ogni caso lo faremo qui nel canale. Con questi servizi la problematica alla quale potremo andare incontro è che li rendono eventualmente illegali e che quindi ne vieteranno l'utilizzo, ma diciamo che teoricamente questo divieto si potrebbe aggirare. O in alternativa bisognerà trovare un altro servizio. L'unico servizio che certamente rimarrà sarà lo scambio peer-to-peer di persona, ai meetup o alle conferenze o dove volete. Questo metodo magari è consigliabile utilizzarlo in luoghi conosciuti e in gruppi rodati per avere un minimo di tranquillità in più, perché comunque non sono esenti da rischi. Resta sempre il fatto che se non avete voglia di stare dietro a tutte queste cose, potete decidere di fare il KYC e continuare ad utilizzare la vostra piattaforma preferita. Vi ricordo però che se decidete di farlo, valutate bene che cosa comporta tutto ciò e cercate di preferire sempre piattaforme che vi danno le chiavi private. Evitate a prescindere gli exchange centralizzati classici, perché anche se sembrano più economici, le insidie sono dietro l'angolo. Potreste acquistare e poi vedervi rifiutato il trasferimento su un vostro wallet. Potreste trovarvi i costi di trasferimento folli e cose del genere. Se invece utilizzate strumenti che vi danno le chiavi private, avete solo un rischio limitato al trasferimento dei vostri fondi verso la piattaforma. Una volta che i bitcoin sono nel vostro portafoglio, nessuno ve li può toccare. Insomma, ragazzi, servizi alternativi ce ne sono. E magari ne usciranno di nuovi, chi lo sa. Sta di fatto che abbiamo ancora una possibilità di scelta e conviene sfruttarla. In ogni caso cercheremo di rimanere comunque aggiornati e di seguirne insieme gli sviluppi. Bene, io direi che ho detto tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto se è un tema che vi interessa, perché così magari invito un esperto di regolamentazioni e vediamo di approfondire il discorso. Sono temi che non amo, anche perché mi fanno venire solo il nervoso e non portano a niente di concreto, fanno solo capire l'ignoranza che c'è ai piani alti e la voglia che hanno di affossare il settore. Ma d'altronde qui viviamo, quindi è anche giusto avere una panoramica di ciò che accade a livello regolamentativo. Io ragazzi vi ringrazio e vi mando un saluto a tutti. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!